Ebbene sì, alla fine ho preso questa importante decisione. È stata una decisione maturata nel corso delle ultime settimane, valutata insieme ai miei compagni di squadra, perché infatti il prossimo 19, 20 e 21 giugno parteciperemo alla 24 ore di Modena, che è anche teatro della prima prova del campionato europeo dedicato alle vetture classic. Questo dunque è un video un po' particolare perché non andremo a presentare nessun modello, non andremo a spiegare nessun componente tecnico, non faremo il punto o il recap su nessuna gara, ma voglio semplicemente darvi questa notizia perché da qui partiremo con una serie di video dedicati proprio a questa gara, perché una 24 ore è una gara decisamente molto particolare, è una di quelle esperienze che vanno vissute in gruppo e che poi ti porti dietro per diverso tempo. Qui di fianco a me sul tavolo di Slot Car Tech vedete un numero decisamente importante di macchine, perché ho già fatto una prima scelta su quelle che potrebbero essere le vetture magari un po' più performanti di altre, almeno secondo il nostro gruppo di piloti, secondo la nostra prima valutazione, e poi sono chiaramente divise tra le due categorie. Sì, perché come già avviene nella LMP Hypercar, anche nella classica avremo due differenti categorie. Avremo la Sport e poi avremo la Prototipi. Nella Sport si affronteranno vetture con una preparazione decisamente un po' più basica, diciamo per chi si trova un po' alle prime esperienze, mentre nella Prototipi troveremo vetture decisamente più performanti che andranno preparate in modo meticoloso. Durante questa serie di video andremo così a capire quali sono le differenze tra le due categorie, andremo a fare una valutazione anche macchina per macchina, le metteremo a confronto, andremo a capire che cosa significa preparare una vettura per la categoria sport e che cosa invece comporta prepararla in quella prototipi. Insomma, andremo a sviscerare questo argomento e lo faremo proprio dal principio. Non faremo solo esclusivamente il recap della gara, ma andrò a raccontarvi tutti i retroscena che troveremo nella preparazione di questa importante gara. Andrò a presentarvi anche la squadra dello Slot Club Asti Calabroni Rossi che parteciperà a questo evento e poi andremo a conoscere più da vicino ciascuna delle macchine. Intanto qui ve le ho già divise. Da questa parte abbiamo le vetture che partecipano nella categoria Sport, una Ferrari 512M, una Ford GT40 MK2 e poi infine la Chaparral 2F. Da quest'altra parte invece sembrano soltanto due, ma guardate bene con attenzione, sono effettivamente tre vetture. La terza ve la racconto poi un po' più nel dettaglio, mentre le altre due sono le nuovissime Matra Simca, sia a coda corta che a coda lunga. La terza invece, che qui vediamo un po' smontata, infatti abbiamo la carrozzeria, abbiamo un telaio in 3D e poi anche un abitacolo in 3D, è la Ferrari 312 PV. Perché è smontata? Perché si trova in kit? Perché abbiamo un telaio 3D per questa vettura? Beh, lo scopriremo cammin facendo, e qui le cose si fanno interessanti, perché per preparare una 24 ore dovremo andare a preparare tutte queste vetture, dovremo andarla a provare, dovremo andare a cercare di capire quale sarà la vettura migliore da poter portare in gara, e attenzione perché dovrà essere migliore per tutto il team e non solo per un singolo pilota, e poi con questa andremo ad affrontare le prove libere e lì tutto potrebbe ancora cambiare. Prima di addentrarci nella preparazione tecnica, meccanica, logistica di quello che è una 24 ore, voglio spiegare per chi non ha mai corso una 24 ore o soprattutto per chi magari non è a conoscenza di gare di durata così lunghe, perché appena arrivato nel mondo delle slot car andiamo anche a capire che cosa succede a livello logistico come timing table di una 24 ore. In questo caso una 24 ore importante perché, andiamo a ricordare, è la prima gara di un campionato europeo. Slot It ci dà la possibilità anche di correre come monogara, quindi noi non parteciperemo all'intero campionato europeo ma andremo ad affrontare solo questa gara modenese. I piloti, o meglio tutti i team, arriveranno già il venerdì mattina e avranno diritto a quasi una giornata di prove libere direttamente sul tracciato di gara. Chiaramente saranno prove contingentate, per cui ogni team dovrà far scendere sulle varie corsie di tutti i tracciati di gara, perché essendo diversi team ci saranno più tracciati di gara, normalmente sono tutti uguali, potrebbero essere speculari, però sempre esattamente con lo stesso numero di pezzi, dovranno riuscire a trovare il giusto assetto, il giusto equilibrio, la giusta vettura per affrontare poi tra sabato e domenica le due giornate di gara, le 24 ore. Chiaramente ogni team si preparerà all'interno
all'interno del proprio slot club, proverà le varie vetture, proverà i vari assetti, dovrà cercare di trovare anche quali saranno i rapporti giusti, o meglio pensare a quali potrebbero essere i rapporti da utilizzare, però poi effettivamente solo provando la vettura all'interno del tracciato di gara si potrà capire se le scelte fatte prima risulteranno quelle corrette. Insomma, la preparazione dovrà essere finalizzata per ottenere il miglior risultato prevedibile da portare durante la gara. Al termine delle prove del venerdì ci sarà una prima verifica e qui i piloti dovranno presentare la propria vettura chiaramente smontata alla commissione tecnica che la valuterà, la vaglierà e darà così le gomme e il motore da utilizzare per fare ancora qualche giro di prova prima di metterla nuovamente in parco chiuso. Qui verrà effettuata una seconda verifica e questa volta a porte chiuse. Durante la serata, durante la notte, infatti tutte le vetture verranno nuovamente valutate, verranno vagliate, si andrà a capire se c'è qualche vettura che non rispetta il regolamento di gara e soltanto la mattina successiva, ovvero nella giornata del sabato, eventuali anomalie verranno comunicate ai responsabili dei team. In questo caso dovranno nuovamente mettere mano alle vetture, dovranno ripristinare quello che non funziona, riportare la vettura all'interno del parco chiuso per un'ulteriore verifica da parte della commissione tecnica e se tutto funziona potranno sistemare la loro macchina all'interno della griglia di partenza. Il sabato è chiaramente una giornata un po' concitata perché oltre a queste ulteriori verifiche, oltre alle ultime operazioni, ci sarà poi anche il via ufficiale della gara e qui partiranno effettivamente le 24 ore. Ogni pilota di ciascun team dovrà correre un'ora per ogni corsia e dovrà alternarsi con i suoi compagni di squadra per tutte le ore dell'intera durata della gara. Tutto si concluderà domenica intorno all'ora di pranzo, fine mattinata, inizio pomeriggio. Ci saranno le premiazioni di rito e si ritornerà a casa stremati ma contenti perché comunque in una 24 ore il risultato conta sicuramente, ma si vive un'esperienza veramente unica che vi consiglio assolutamente di fare. Provate almeno una volta nella vita a fare una 24 ore. Probabilmente penserete che è una gara estremamente dura, estremamente difficile, però ricordatevi che non sarete soli, ma avrete a disposizione tutto il vostro team, tutto il vostro gruppo, a supporto di quello che potrebbero essere i momenti di crisi, perché in una 24 ore la stanchezza si farà sentire soprattutto verso il fine gara. Insomma, un'esperienza che va vissuta condividendo tutti questi momenti. E noi siamo partiti di qui, da un'idea di condivisione. Siamo partiti nel cercare, nel pensare di voler fare qualcosa tutti assieme per amalgamare ancora di più il nostro gruppo, o meglio le persone che ne fanno parte. Il bello di una 24 ore infatti è costruire proprio tutto l'intero iter della gara partendo dal proprio club, facendolo insieme, andando a condividere tutte quelle che saranno le sensazioni. Dovremo infatti preparare la macchina, provarla, dare ognuno le proprie sensazioni perché in una 24 ore ognuno di noi dovrà metterci del suo per portare la macchina fino al traguardo. Sì, perché non potremo cambiare la macchina nel caso di rottura. Purtroppo ci sarà il ritiro e quindi le nostre scelte dovranno essere ben ponderate, ben valutate. Tutti devono essere in grado di guidare la macchina nel migliore dei modi. Non sarà facile, sarà una sfida nella sfida, ma sicuramente ci presenteremo alla griglia di partenza con tutto il lavoro svolto nel migliore dei modi. Ragazzi, manca davvero poco a giugno, gli impegni sono ancora tanti, ci sono ancora tante gare in mezzo da dover disputare, da dover correre, tante macchine da preparare e poi abbiamo questa. Da qui parte questa serie di video, vi porterò con me nella scoperta delle vetture, nella prova di tutte queste e poi anche durante la gara e andremo a vivere insieme questa splendida 24 ore di slot it. Per alcuni piloti dello slot club Asti Calabroni Rossi sarà la prima vera esperienza di una gara endurance, la prima esperienza assoluta di una 24 ore. Stanno già fremendo, sono emozionati, non sanno cosa aspettarsi, ma il bello è anche questo, vivere queste emozioni, viverle assieme allo slot club e io mai come questa volta voglio condividere anche con voi tutta questa serie di emozioni. E voi avete mai fatto una 24 ore? Avete partecipato ad una gara endurance? Qual è stata la gara più lunga a cui avete partecipato? Vi piace correre da soli oppure vi trovate bene anche a correre all'interno di un team? Insomma, sono le classiche domande che ci si fa e a cui mi piacerebbe anche avere una risposta, per cui mi raccomando,
fatelo scrivendo le vostre risposte nei commenti che come sempre sono a vostra disposizione. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like, attivate la campanella, così andremo insieme a creare questa nuovissima playlist e a viverla momento dopo momento, come sempre all'interno del canale Slot Car Tech. Io per il momento vi saluto, vado a programmare il lavoro dei prossimi giorni perché come vedete ne ho veramente tanto e vi do appuntamento sempre qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.